Ascoltare il cliente e le sue esigenze. Questo è il diktat di Honda, che con l'arrivo della ruota anteriore da 19 pollici, che è figlia delle richieste di chi l'Adventure Sport l'ha davvero vissuta e guidata, porta con sé tante novità e quindi cambiare senza stravolgere. La ruota anteriore da 19 pollici è il punto di partenza della Adventure Sports 2024, che porta con sé, nella più classica filosofia giapponese, altre novità meno sbandierate ma di sostanza. Nell'ordine arriva una rivisitazione della posizione di guida, complice ovviamente il diverso diametro del cerchio anteriore, con un pneumatico con una maggiore impronta a terra, 110 mm contro i 90 precedenti, una posizione di guida rivista grazie a una sella con una nuova conformazione che ora è 855 mm d'altezza. Una maggiore protezione dall'aria grazie al cupolino e alla carena ridisegnata e il motore che ottiene ben il 7% di coppia in più, che la porta a 112 Nm. Bene, andiamo a scoprire la nuova Adventure Sports, seguitemi, alla fine del video risponderò alle vostre domande, quelle che ci avete fatto nei giorni scorsi dopo il talk in studio che abbiamo fatto con Stefano Cordara. E adesso andiamo a scoprire la Adventure Sports 2024. Non sono mode, ma è la dinamica di guida della moto a insegnarlo. La ruota anteriore da 19 pollici è il punto di equilibrio nel segmento delle maxi enduro o delle crossover. Concede una migliore impronta a terra dello pneumatico, nel caso specifico passa da 90 mm a 110 mm, quelle dell'Africa Twin. Permette una rapidità nei cambi di direzione senza diventare troppo svelta e riducendo quindi il piacere del danzare tra le curve. L'Adventure Sports dunque è figlia delle richieste di chi questa moto l'ha comprata e l'ha guidata tanto. Il cambiamento generato dal nuovo diametro davanti è misurabile in sospensioni con una corsa ridotta di 20 mm, che portano la forcella a scorrere per 210 mm e il mono di 200 mm. In cascata si riduce l'interasse, 5 mm in meno, l'avancorsa che passa da 113 a 106 mm, perché, non essendo stato toccato l'angolo del canotto di sterzo, il muso punta più in basso. Le sospensioni Showa ERA, Electronic Equipment Ride Adjustment, a controllo elettronico, sono state riviste rispetto alle nuove quote ciclistiche e mantengono le 4 impostazioni di base, che sono legate ai vari riding mode: hard, mid, soft e off-road e, novità interessante, il precarico del monoammortizzatore può essere regolato in movimento. Scopriamolo! Parto dall'inizio, sostanzialmente dopo aver percorso i primi chilometri questa mattina uscendo dall'hotel, un po' di traffico urbano, per poi trovarci a guidare in mezzo a delle curve meravigliose con un asfalto decisamente buono, in sella all'Africa Twin Adventure Sport 2024. Io ho guidato prevalentemente la versione col cambio DCT, anche perché a mio avviso è sicuramente quella che incarna alla perfezione in questo momento il concetto dell'Adventure Sports con la nuova ruota da 19 e che ti lascia completamente libero di goderti la guida e il piacere di osservare i panorami che ci circondano. Com'è la nuova Adventure Sport? Innanzitutto si tocca benissimo a terra rispetto a quella col 21 che io ho apprezzato per la dinamica di guida, per la qualità delle sospensioni che scorrevano moltissimo. Qui ti senti decisamente più a tuo agio, anche nelle manovre a bassa velocità. Non mi piace citare episodi di vita vissuta, però ricordo un viaggio con l'Adventure Sports, con la ruota 21, traffico autostradale con molte code, muoversi in mezzo alle auto, anche con le borse laterali piene, si aveva sempre una leggera sensazione di precarietà perché si toccava poco bene, baricentro un po' più alto. Qui invece tutto è molto più bilanciato. Cosa vuol dire? Appunto si tocca bene a terra, la risposta del gas e quindi della gestione della frizione DCT alla prima apertura di gas è stata talmente ben tarata che sembra di avere quasi in mano la frizione, come se stessimo guidando una moto tradizionale. Diverso bilanciamento della moto, un po' più caricata in avanti, ovviamente dettata dalla ruota 19 che adesso ha anche un po' più di gomma davanti, 110 contro il 90. E cosa succede? Al di là della facilità della guida in città, come dicevo prima, quando si ha a che fare con un bel pezzo guidato c'è un po' meno trasferimento di carico in accelerazione e frenata, c'è un inserimento in curva a mio avviso migliore, cioè un po' più rapida a scendere in piega, raggiunge più facilmente il punto di corda e si sente subito che si può prendere in mano il gas prima per uscire di curva.
Sarà forse che a monte c'è la consapevolezza di avere anche un po' più di coppia, il 7% in più. Sarà che forse dinamicamente adesso mi sembra davvero azzeccata, però il feeling che si ha nella guida è decisamente superiore, soprattutto davanti. Interessante e funzionale l'opzione del precarico del monoammortizzatore, che può passare da singolo rider a rider con borse, rider passeggero e coppia con borse laterali. Nella guida da solo, secondo me, in generale il setup che emerge nella configurazione Tour, che poi è quella che ho usato prevalentemente durante questa prima parte di presa di contatto, è molto equilibrata. Se si vuole avere un avantreno ancora più svelto, un consiglio da provare, insomma, non è sbagliato, è scegliere magari di precaricare un po', magari anche se si è da soli senza bagagli, l'opzione con il bagaglio a seguito, perché te la alza leggermente. È proprio questa sensazione, quando lo fai anche da fermo al semaforo, della variazione di assetto, e ti tiene l'avantreno un po' più caricato in avanti. Quindi da questo punto di vista mi è piaciuta. Stessa cilindrata, stessa potenza, 1084 cm3 e 102 cavalli, ma un pizzico di coppia in più, 7 Nm disponibili 750 giri prima. Un risultato figlio del lavoro silenzioso, per nulla sbandierato dai tecnici di Tokyo, che credono nella filosofia dei 100 cavalli buoni, ma forti, soprattutto di quel buon valore di coppia, 112 Nm per essere precisi, che servono a guidare in scioltezza sempre ovunque. Valore raggiunto grazie a nuovi pistoni, nuovo albero motore, bielle e sistema di aspirazione completamente rivisto. Affiancato da un'elettronica completa e super sfaccettata, questo motore promette tanto. Piattaforma inerziale IMU a 6 assi Bosch MM7.10 che propone un ventaglio di opzioni da perderci la testa. 7 livelli di traction control, cornering ABS su 2 modalità, 3 stage di controllo dell'impennata e del ribaltamento in frenata e ovviamente 6 riding mode, di cui 2 personalizzabili. In tutto questo i consumi dichiarati rimangono identici a prima, 20,5 km con 1 litro. Arrivati qui in un piccolo angolo di paradiso, dove l'Adventure Sport secondo me ci sguazza come un bambino nello zucchero filato, perché il concetto di avventura si esprime perfettamente guidando in un contesto misto di asfalto e, perché no, un po' di leggero fuoristrada, anche adesso che c'è la ruota da 19, forse meglio di prima per l'utente medio. Tema motore, questo piccolo aumento di coppia, questo 7%, che porta di fatto la coppia a 112 Nm, è un elemento su cui Honda insiste molto, consapevole del fatto che i cambiamenti devono essere delle piccole e costanti evoluzioni per rendere migliore un prodotto che per certi versi era già vincente. I numeri di vendita parlano chiaramente. 102 cavalli, un rapporto peso-potenza che è assolutamente bilanciatissimo, 102 cavalli, 243 kg di peso, col serbatoio pieno da 24,5 litri, insomma l'Adventure Sports 2024 ha forse ancora di più adesso le carte in regola per essere apprezzata anche da un numero maggiore di utenti. Come si comporta il motore? L'avevo già detto in apertura del servizio, mi piace come hanno migliorato il comportamento del DCT. Io questa mattina, almeno fino adesso, ho usato esclusivamente la moto con il cambio a doppia frizione, che ha il vantaggio di darti quella sensazione di controllo come se stessi gestendo tu la frizione. Hanno fatto secondo me un buon lavoro, è molto morbida la partenza, è molto morbida la partenza nelle inversioni a U, ti aiuta nelle salite, condizione soprattutto quando c'è da fare una manovra, un'inversione facendosi aiutare dal gas, dove il rischio di cadere da fermo è alto, anche perché banalmente la maggior parte dei piccoli imprevisti che accadono, soprattutto per chi viaggia, spesso accade a bassissima velocità. L'inversione, si casca da fermi, magari con il passeggero e le borse, insomma quando la moto è a pieno carico. Ma parliamo di guida,
motore che esprime il suo meglio nel range compreso tra 3.500 e 4.500 giri. Ho avuto l'opportunità di fare un piccolo assaggio della versione col cambio meccanico, sia con la ruota 19 nuova che quella con la ruota 21 vecchia, quindi lo scorso anno. La sensazione di miglior feeling con l'acceleratore, che si può tradurre in un aumento di coppia indicato di questo 7% in più, è che si ha quella leggera prontezza in più nell'uscire da centro curva con il gas in mano. Non posso definirla una grande rivoluzione, no, assolutamente, non è quello che ho percepito. Sicuramente un miglioramento dell'erogazione del comportamento proprio nella fascia più importante, che è quel middle range, il regime intermedio, dove sostanzialmente noi navighiamo quando guidiamo in mezzo alle curve. Buono il comfort di guida autostradale, mi riferisco in questo caso alla protezione dall'aria, parabrezza regolabile su 5 livelli. Indubbiamente per l'uso autostradale consiglio parabrezza più alto. Io sono alto 1,78 m e in questa condizione sono ben protetto, testa, busto. Rimangono leggermente esposte le braccia nella parte alta, in prossimità delle spalle, ma in generale il comfort che è offerto dalla Africa Twin Adventure Sport è molto molto alto. Stessa cosa in tema di vibrazioni. Devo dire che già questo motore era molto ben bilanciato, le vibrazioni ci sono, ma sono molto morbide, si sentono appena sul manubrio e devo dire che per niente sulla sella e sulle pedane. Guidando col DCT ci sono a disposizione le 4 mappature di Sport 1, 2, 3. Personalmente ritengo il D ideale per l'uso urbano, con la configurazione del motore in Tour, dove tutti i comandi sono molto morbidi, l'inserimento delle marce può piacere o meno, mi rendo conto, è molto rapido, in rapida sequenza si raggiungono le marce alte e sostanzialmente si viaggia a un regime bassissimo. Quando invece decido di insistere un po' col motore, mi piace guidare tra le curve, preferisco tra le 3 opzioni, ma è una cosa che ho già riscontrato anche sul precedente modello, preferisco in assoluto la S1 perché assomiglia molto al mio stile di guida, cioè mi ci ritrovo particolarmente vicino, perché ha una cambiata non troppo aggressiva, non gira troppo alto il motore. Se parzializzo il gas o lo tengo costante, inserisce la marcia successiva, tipo nei brevi rettilinei, cosa che invece non succede se mi sposto su S2 o S3. Anche in questo caso mi spiego un po' meglio. Soprattutto S3 sembra quasi una taratura destinata alla pista, con il motore che deve girare altissimo, quasi in prossimità del limitatore, quindi quasi inutilizzabile sull'uso stradale, a mio avviso, per come guido io. S2 rimane anche in questo caso un po' troppo aggressivo, perché nel transitorio, per esempio tra una curva e l'altra, quando avrei piacere di avere una marcia inserita in più che poi comunque dovrei togliere, a gas puntato il motore rimane lì che gira costante e non mi aiuta aggiungendo una marcia. In questo caso, soprattutto con S2, è utile farsi aiutare dai pedal sul lato sinistro, ma che è una cosa che secondo me per chi sceglie il DCT stride leggermente, cioè nel momento in cui sono su DCT io voglio completamente dimenticarmi il cambio e affidarmi alle sensazioni che rimanda il motore e il setup è stato fatto. Posizione di guida molto interessante, ritrovo la buona triangolazione manubrio, pedane e sella, con il limite che secondo me ancora le pedane sono leggermente avanzate. Poi ritrovo forse una zona centrale, prossimità proprio delle 2 pedane quando guido, un po' larga, che anche sulla precedente versione mi era piaciuta relativamente, non mi ci trovavo perfettamente. Nessun cambiamento a livello di serbatoio, rimane sostanzialmente lo stesso, quindi gli svasi dove mettere le gambe e dove poi essere protetti sono sostanzialmente gli stessi. Buona cosa è il fatto che adesso con entrambi i piedi si tocca perfettamente a terra. Ricordo, sono alto 1,78 m.
Anche l'estetica subisce il fascino e il cambiamento generato dalla ruota anteriore da 19 pollici. Forse esagero, ma sicuramente i cambiamenti visibili a occhio nudo contribuiscono a migliorare il piacere di stare in sella alla nuova Adventure Sports. Cambiano molti dettagli, pensati proprio per aumentare il comfort di guida, già di per sé alto e apprezzato nella precedente versione. Il cupolino è regolabile manualmente su 5 altezze e la sella a 855 mm, ribassabile a 835, è più ampia, confortevole e garantisce quel contatto sicuro a terra di entrambi i piedi che prima, diciamolo, mancava. Nel triangolo generato con pedane, manubrio e sella però si rimane un po' più alti e questo garantisce una posizione meno insaccata con una visione d'insieme decisamente migliore. Manca ancora un pezzo del racconto prima di arrivare alle conclusioni. Il nostro giro è ormai finito, ma abbiamo avuto anche modo di provare la Adventure Sports in un leggero fuoristrada. Condizioni che potenzialmente rispetto alla 21 pollici potevano vederla in difficoltà, ma in realtà il bilanciamento, la diversa altezza generale della moto, anche se volete un po' la ridotta escursione delle sospensioni e un avantreno che comunque offre un buon feeling, ha fatto sì che anche in una condizione che potrebbe capitare a molti di noi in un'uscita domenicale, lo sterrato che ci porta a quella che è sempre la famosa spiaggia, non ci metta in difficoltà. Quindi anche da questo punto di vista ritengo di promuovere nel complesso del nuovo progetto legato ad Adventure Sports anche la guida in fuoristrada. Scelto la mappatura off-road, disattivato l'ABS al posteriore, portato a 1 il traction control, quindi avere comunque un minimo di supporto, ma il bel controllo con la ruota che parte morbida e inderapata si aveva. Resta un tema che è legato a tutte le Africa Twin, che è la posizione delle pedane, decisamente avanzate, che sulla guida stradale sono confortevoli, quindi tengono abbastanza aperto l'angolo delle ginocchia quando si guida seduti, meno adatto invece nella guida in piedi, perché con le pedane un po' avanzate si è sempre un po' appesi al manubrio e quindi alla lunga ci si affatica soprattutto nella zona delle spalle. Detto questo però, bella erogazione del motore, una buona distribuzione della potenza un po' in tutto l'arco, l'ho guidata tra i 3.500 e i 5.000 giri, non di più perché tanto non serve, ho usato quella col cambio tradizionale e in questo caso il quick shifter ha funzionato molto bene, tempi di intervento ridotti, quindi setup sia dell'elettronica che delle sospensioni, adatta anche a sporcarsi, insomma, se si vuole giocare. Siamo giunti quindi alle battute finali di questa prima presa di contatto con Africa Twin Adventure Sports, che cambia un po' le regole del gioco, che per Africa Twin voleva dire da sempre la ruota anteriore da 21 pollici e passa a 19 pollici. Allora, globalmente, pensando alla 21 pollici, che è un po' icona di questo mondo, che ho avuto modo poi di riguidare stamattina, resta comunque un oggetto veramente figo a livello di escursione e sospensioni, il comportamento del 21 davanti, tutte caratteristiche che non si potevano non apprezzare. Resta il fatto che questa scelta di Honda, su indicazioni, come ho detto all'inizio, da parte dei clienti di avere la ruota da 19 più in linea anche col mercato, con tutte le evoluzioni che in cascata si sono dovute inserire per adattare questa grande maxi enduro allo spirito del 19, la rende una moto sicuramente più facile. La promuovo a pieni voti con il DCT, in questo momento se dovessi consigliare l'acquisto indubbiamente con il cambio a doppia frizione, perché è quasi anacronistico l'utilizzo della frizione tradizionale con la leva del cambio, è talmente confortevole, funziona talmente bene che davvero ormai è acqua passata al cambio tradizionale. Lo so che i puristi della frizione sempre in mano magari storceranno il naso. Cosa si può migliorare? Dal mio punto di vista, in termini di comfort, la facilità con cui si può azionare il parabrezza, troppo complesso, servono 2 mani, bisogna fermarsi, anche se ci sono 5 step di altezze non è così comoda. La percezione di una sezione nella zona dei piedi un po' abbondante è rimasta,
Non mi sento di dire che questa Africa Twin sia uno stravolgimento del progetto, ma un passo in avanti a livello evolutivo sia nel piacere di guida, nella semplicità della guida, anche con questo vantaggio di avere di questo 7% di coppia in più, si traduce in circa 7 Nm di coppia, che la portano appunto, come dicevo, a 112 Nm. 3 kg in più di peso generati dal diverso cerchio anteriore, così mi è stato detto, che di fatto non modifica la percezione della moto, che in questo caso 243 kg con il serbatoio pieno di carburante non sono un grosso problema. Ma prima di concludere rispondo alle domande di voi amici che ci avete scritto. Attenzione! Allora, cari amici, è il vostro momento, soprattutto dopo il talk che abbiamo fatto, rispondo alle domande più interessanti che credo che abbiamo selezionato, che racchiudano di fatto un po' tutti i dubbi e le curiosità che avevate. Primo, Andrea Scarpellini 6910 che chiede come varia il precarico in movimento a differenza della sua Adventure, quindi già possessore. Facile, rapidissimo, il passaggio in movimento avviene nell'arco di pochi secondi, la selezione chiaramente avviene sul blocchetto di sinistra, si passa dal rider singolo volendo alla coppia o rider con borse o coppia con borse in tempo zero, addirittura se lo si fa da fermo si ha proprio la percezione del movimento. Se volete guidare in modo un po' più aggressivo provate a mettere rider con borse e vi accorgerete che aiuta a caricare un po' più davanti. Capisco il fatto che ti trovi bene con la ruota da 21, viaggi molto bene, però si può fare anche di meglio. Lo spremuta? Sì, abbastanza. Poi Geronimi 1660 chiede come cambia la dinamica della nuova AT, Africa Twin Adventure Sports, dal 19 al 21. Sicuramente in meglio, è un po' più facile. Quello che ci siamo domandati e alla quale in realtà è una domanda che facciamo anche voi è capire dove la piazzereste in un ipotetico confronto, cioè con le Max Enduro vedi GS e Ducati multistrada o con quelle un po' più piccole che potrebbero essere ad esempio la Moto Guzzi Stelvio piuttosto che la V-Strom 1050. Stiamo ancora valutando, io forse la piazzerei in alto assieme alle grandi, anche se la potenza non è altissima ma il feeling di guida è molto molto alto. Quello che chiede anche Massimo Soranzo, prova col passeggero ed eventualmente col buio. Allora col buio non riusciamo perché tra 10 minuti mi richiederanno la moto, perché i tecnici di Honda la devono ovviamente rimettere in ordine per i colleghi giornalisti stranieri che arriveranno domani. Tema invece passeggero ho fatto io da cavia con piacere. Bella posizione in sella, sellino confortevole che evita lo scorrimento in accelerazione e in frenata, soprattutto in accelerazione c'è un leggero dossetto che ti tiene vincolato, angolo delle gambe molto buono, devo dire ben studiata. L'unico dettaglio che si potrebbe migliorare sono gli angoli un po' più aperti della parte inferiore delle maniglie, quando si frena in modo deciso lo si sente un po' nell'incavo della falange. Per il resto anche il passeggero, come sono io, 1,78 m, su un pezzo guidato che abbiamo percorso abbastanza protetto dall'aria, quindi mi sento assolutamente di promuoverla. Dario Zanella 72 chiede, visto che ha un KTM Adventure 1290, a parte il motore, se la ciclistica dell'Africa sarà finalmente più sportiva. È sicuramente un po' più sportiva, a me è piaciuta, si può guidare aggressivi in ingresso curva, si può portare bene il freno dentro la curva e ha quel bel medio regime che ti fa divertire in mezzo alle curve, anche e soprattutto col DTC purché impostato su S1. È finita, chiudiamo qua questa prima presa di contatto con l'Africa Twin Adventure Sports. Io sono curioso di sentire i vostri commenti, se vi è piaciuto, se ho dimenticato qualcosa possibile, perché ci sono talmente tante features, come dicono quelli bravi, relativi a questo modello a livello di elettronica, di piattaforma IMU, di piacere di guida, di mappe selezionabili, che sicuramente qualche pezzo ho dimenticato. Se avete altre domande qua sotto a disposizione per rispondere a tutte, ci siamo e ci vediamo in questo caso al primo confronto che la vedrà protagonista tra un po' e tenete botta. A presto, ciao!